Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nella nuova rubrica che ho deciso di intitolare Pillole per astrofili. Quindi talvolta durante la settimana, esulando dalle video recensioni classiche, vi presenterò le mie impressioni pratiche sul campo e la mia esperienza da astrofilo con accessori o strumenti per l'osservazione astronomica. Oggi vi vorrei parlare di 4 oculari che sono stati specificatamente progettati per l'osservazione lunare e planetaria. Onestamente mancano i top, ossia gli oculari che definisco alfa al top della gamma, che sono gli oculari Zeiss, gli Zhao. Purtroppo non ho avuto la possibilità di avere con me un esemplare, presumibilmente più avanti lo chiederò all'amico Federico Caro che ne possiede un cofanetto intero. Oggi vi vorrei presentare il Takahashi MC Abbe, il TMB Super Monocentrico, i Genuine Orto e il classico Circle T. Inizio con il parlarvi del TMB Super Monocentrico. Questa è la focale da 9 mm. È un progetto ottico che fu sviluppato per minimizzare il numero delle superfici ottico, quindi fu ridotta al minimo la dispersione luminosa, migliorando il contrasto. È un tripletto e ogni lente all'epoca fu multirivestita per aumentare la trasmissione della luce. Per quanto riguardava l'utilizzo pratico, era perfetto secondo me con telescopi con rapporti di medio-lungo focale. Ad esempio va già molto bene col Takahashi 128 che è aperto circa f8, con rifrattori apocromatici o anche con i Maksutov Cassegrain e Cassegrain comunque più classici. Non eccelleva invece con gli strumenti con un rapporto focale molto corto, questo perché iniziava a presentarsi molto, ad esempio, la curvatura di campo e la coma, quindi diventava molto evidente con già strumenti aperti a f6. Per quanto riguarda le sue prestazioni, vi devo dire che è uno degli oculari più belli che io abbia mai utilizzato, forse secondo agli Zhao, quindi agli ortoscopici della Zeiss. La focale da 6 mm, ad esempio, è la mia preferita nell'osservazione planetaria utilizzando rifrattori da 5 o 6 pollici. Soprattutto questa focale sul 128 è perfetta per l'osservazione di Giove. I dettagli sono nitidi, molto contrastati, presenta anche poca luce diffusa, nel senso che quando osservate i pianeti c'è poca luce diffusa al bordo. Fra i 4 in questo frangente lo preferisco. Ovviamente a livello di critiche ha un campo apparente molto ristretto, che è di soli 30 gradi, quindi questo lo rende innanzitutto poco utilizzabile su soggetti estesi, perché c'è anche da dire che seppur sia stato progettato per l'osservazione lunare e planetaria delle stelle doppie, essendo molto luminoso, vista la presenza di soltanto 3 elementi interni, è un prodotto che qualche appassionato di cielo profondo lo utilizzava per staccare dal fondo del cielo le galassie. Di contro, appunto, ha un campo apparente di 30 gradi e quindi è molto difficile da utilizzare per l'osservazione degli oggetti estesi e soprattutto, ad esempio, qualora voleste utilizzarlo su una montatura altazimutale per guardare i pianeti a 200x, cioè 100-200x con 30 gradi di campo, è veramente molto difficile riuscire a tenere per qualche istante utile alla visibilità, ad esempio, dei dettagli di Giove prima che il pianeta fugga dall'oculare. Il secondo oculare di cui vorrei parlarvi oggi è il Baader Genuine Orto. In questo caso vedete la focale da 9 mm. Era stato progettato come una variante migliorata dei classici ortoscopici di Abbe. E questi oculari all'epoca, diciamo che furono presentati all'incirca nei primi anni del 2000, erano apprezzati per un mix tra nitidezza e comunque qualità costruttiva. Rispetto ai Circle T, che sono questi di cui vi parlerò tra poco, offrivano e offrono ancora oggi una migliore gestione dei riflessi e della trasmissione luminosa, grazie a dei rivestimenti ottici che erano molto più performanti. Vedete che qui
citava già il Phantom MC Coated, quindi il multi-coated che era stato specificatamente progettato per questo prodotto. Parlando delle versioni di lunga focale del Genuine Ortho, ad esempio la 18 mm che io utilizzo quasi quotidianamente con un MediaTek di cui poi vi parlerò all'interno di una delle prossime pillole per astrofili, aveva rispetto ad esempio ai Sarcol T ma anche ai monocentrici una maggior comodità, soprattutto appunto in queste versioni a lunga focale, perché avevano un'estrazione pupillare decisamente più generosa. Io direi che sono stati in quel periodo degli oculari molto versatili, nel senso che erano ottimi per il dettaglio planetario e per le osservazioni lunari, ma alla fine li utilizzavano anche molti amici appassionati di stelle doppie, perché fornivano un alto contrasto in proporzione al loro prezzo e quindi erano decisamente apprezzati. A livello di reperibilità sono tutti e quattro un po' difficili da reperire. Dopo vi darò le stime attuali secondo me e in realtà quanto costavano al momento della presentazione. Adesso invece vi parlo dei Sarcol T. Io qui ho la focale da 4 mm, ne ho qualcun'altra sparsa tra le varie valigie di oculari, spero che mi scuserete, vi faccio vedere questo esemplare. È una produzione storica, era già presente negli anni 70 e negli anni 80 ed era famosa per il rapporto qualità-prezzo. Era prodotti da Tani in Giappone e all'epoca erano una scelta molto popolare tra gli astrofili. L'utilizzo preferito era ovviamente quello astronomico per l'osservazione lunare e planetaria. Rispetto, ad esempio, ai Baader Genuine, soffrivano per un inferiore trattamento multistrato antiriflesso e quindi fornivano un contrasto leggermente inferiore, soprattutto secondo me nell'osservazione di dettagli planetari flebili come sono quelli presenti su Giove. Quindi c'era una trasmissione di luce e un controllo dei riflessi leggermente inferiore rispetto ai Baader. Tuttavia rimangono ancora adesso dei prodotti molto competitivi per il costo e l'affidabilità meccanica. Adesso invece vorrei parlarvi, sempre brevemente perché su Binomania trovate una recensione approfondita, degli MC Abbe della Takashi, che sono considerati un'opzione eccellente per le osservazioni planetarie e lunari. Attualmente vi ricordo che sono usciti anche i TPL e questi oculari sono fuori produzione, ma li potete trovare, come adesso vedremo, nel mercato dell'usato. Utilizzavano uno schema Abbe ortoscopico, che quindi è famoso sia per la nitidezza in asse che per le basse distorsioni. Gli oculari presentano un design ottico a 4 lenti e anch'essi forniscono comunque un rivestimento multistrato che consentiva di ridurre la diffusione della luce e massimizzando il contrasto. Ovviamente io li ho sempre preferiti con l'utilizzo di rifrattori acromatici a lunga focale, rifrattori apocromatici, ma si sposano bene ad esempio anche con il Magsut of Cassegrain. Per quanto riguarda le loro prestazioni ottiche rispetto a tutti gli altri tre contendenti, secondo me sono più apprezzabili per la resa neutra dei colori. Infatti la luna è decisamente di un colore naturale, mentre soprattutto nel Genuine e nel Circle T appare un po' più giallognola. Hanno anche un'ottima capacità di contenere l'astigmatismo e la coma, ad esempio rispetto al monocentrico. Inoltre, essendo comunque un prodotto totalmente made in Japan, come vedete, la qualità costruttiva secondo me è apprezzabile tutt'oggi. Inoltre, un'altra cosa che adesso è stata migliorata nei TPL è il maggior diametro degli oculari a parità di focale, ad esempio rispetto ai monocentrici, e questo consente nelle notti più umide di evitare appannamenti indesiderati. Adesso vi vorrei parlare dei prezzi. Vedete, questo è molto vissuto, una volta purtroppo è caduto durante un evento pubblico, tant'è vero che io adesso tendo a proteggerli con questi paraluce.
Allora, la mia classifica potrebbe essere a livello di prestazioni. Al primo posto metterei il TMB monocentrico, al secondo posto metterei il Takashi MC Abe, successivamente metterei Genuine Orto e per ultimo, ma poi non tanto ultimo per prestazioni, metterei il Japan, il T-Japan. All'epoca della presentazione, quindi all'inizio dei i primi anni del 2000, i TMB super monocentrici si potevano trovare a prezzi compresi tra i 300 e i 400 euro. Per quanto riguarda l'attuale stima sul mercato, vi devo dire che sono degli oculari decisamente molto rari. Nel 2010 circa un esemplare di TMB Super Mono si trovava a circa 220-250 euro. Attualmente a volte, sempre raramente, ne ho visto battere a 300 euro, diciamo, nelle aste. Il Bader Genuine invece all'epoca veniva sui 100, mi pare 100-200 euro, poi dipendeva anche dai negozi e da dove si comprava. Attualmente questo è un oculare, secondo me, comunque un po' difficile da trovare. Ne ho visto forse un paio di mesi fa su Astrocell e un prezzo di stima ideale potrebbe essere sui 70 euro. Sui 70 euro. Mentre il Circle T, se lo trovate, ve lo consiglio. Non dateli più di 55-60 euro. Devono sempre essere ben tenuti, ovviamente, perché alcuni sono veramente degli oculari un po' datati. Io ne ho uno marchiato Criterion che presi anni fa e poi purtroppo c'era il balsamo del Canada interno che era completamente rovinato, quindi si rivelò un acquisto un po' incauto. Il Takashi invece MC Abe, quando uscì nel 2014, mi pare che avesse prezzi compresi tra i 135 euro e i 200 euro. Questo ad esempio è un'altra focale, questo è il 6 mm. Attualmente, se lo trovate sui 100-120 euro, potrebbe essere un prodotto molto performante per le osservazioni astronomiche. Ovviamente non possiedono l'estrazione pupillare e la comodità degli oculari multilenti, ad esempio qua vedete un auriga da 7 mm che comunque è anche decisamente più grande. All'epoca poi erano anche utilizzati da qualche osservatore planetario, anche se in realtà è uno schema più complesso perché sono 4 lenti più una lente di Barlow, gli LV della Vixen con vetro all'antagno. Rispetto agli altri 4 soffrivano comunque di una scarsa nitidezza e osservando i pianeti vedevate proprio il pianeta un poco più affogato nella luce diffusa rispetto agli altri 4 che sono più devoti agli appassionati. Il TMB monocentrico, secondo me, quando utilizzato in visione diretta senza un prisma, è veramente trasparente, è una cosa incredibile. Se ne trovate uno sul mercato dell'usato, vi consiglierei di acquistarlo senza remora alcuna. Domanda classica, ma ad esempio su Giove qual è la differenza? La differenza su Giove è che il super monocentrico ha poco campo, quel poco campo che mostra lo mostra nitido con un cielo molto molto scuro e un'immagine del pianeta che definirei tridimensionale. Secondo me questo è l'oculare che più si avvicina alla serie Zhao. Come vi ho detto, si appanna facilmente e ha un campo di vista apparente di soli 30 gradi, però se lo trovate vi mostrerà dei dettagli in più con questo oculare rispetto ad esempio a un multilente tipo un vecchio Vixen all'antagno. Osservando Giove potreste vedere degli ovali e dei festoni che negli altri oculari non vedete. Al secondo posto metterei il Takashi MC Abe, che comunque lo adoro nell'osservazione lunare perché ha una resa di colori ottima, è molto trasparente, ha più campo, quindi è un'immagine di più ampio respiro e comunque in asse è molto nitido. Forse è leggermente meno nitido su Giove rispetto al monocentrico, ma sulla Luna difficile secondo me che noterete molte differenze.
Se non volete spendere tantissimo, io vi consiglierei di cercare nell'usato i Genuine Orto. C'erano varie focali, io ho la 6, la 9, la 12,5 e la 18. Mi pare che ci fosse anche la 5 e la 4, ora scusatemi, non mi ricordo. Se invece volete iniziare a osservare in maniera contrastata, nitida, con poca spesa, compratevi i Circle T, anche perché comunque sono degli oculari concepiti negli anni 70 e secondo me è sempre un piacere possederli. Ragazzi, io per oggi termino qui, ci vediamo prossimamente con una recensione sul campo di altri strumenti. Fatemi sapere nei commenti se questa nuova rubrica Pillole per astrofili vi può piacere e vi è piaciuta, perché in questo caso potrei pensare a raccontarvi le mie esperienze con vari oculari, lenti di Barlow, filtri e altro ancora. Vi aspetto come sempre su questo canale, vi invito a visitare binomania.it, il forum di Binomania, insomma tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!